Ciao ragazzi, come state? Io sono Rico e oggi vi presento una top 10 di fragranze super versatili, perfette per tutte e quattro le stagioni, con cui potresti farci qualsiasi cosa, dalla mattina quando ti svegli per andare a prendere un caffè al bar, fino addirittura ad utilizzare queste fragranze per un evento super speciale come quello di un matrimonio. Sono tutte fragranze unisex, quindi sia per uomo che per donna, che per trans, che per bambini. Quindi davvero per tutti, e sono fragranze che soprattutto per chi sta approcciando adesso al mondo della nicchia, queste qui sono un colpo sicuro. Ragazzi, che gran lista dalla mia collezione ovviamente. Se ne conoscete altre vi invito a commentare il video, a lasciarmi un like perché è fondamentale per far sopravvivere il canale, e ovviamente come sempre vi ricordo che questo è il mio profilo di Instagram e questo è il mio profilo di TikTok, dove ogni giorno vi porto contenuti nuovi, quindi chi non mi conosce può farsi un giro, sicuramente può trovare il contenuto interessante che gli interessa o il profumo giusto che sta cercando. Se non ti sei iscritto al canale, cosa aspetti? Iscriviti al canale, questo è anche fondamentale. Bene, bando alle ciance, iniziamo con questa classifica che non è una vera e propria classifica perché non la elencherò dalla decima alla prima, ma ve le elencherò a caso, quindi sono le top 10, ma non è una vera e propria classifica perché sono praticamente tutte lì. Fare una classifica è veramente impossibile, soprattutto per questo tipo di fragranze che comunque rispecchiano tutti questi criteri che ho scelto per fare questa super selezione. Allora, iniziamo da Unreal di Kinetic Parfums, profumo straordinario. Kinetic, state imparando a conoscerlo, è un brand che è stato prodotto da Chris Morris, quindi Christian Carbonell, quindi tutte le fragranze sono di Chris, tranne l'ultima che è di Miguel Matos, di cui vi ho fatto una recensione su Instagram, ve la potete andare a vedere. Spettacolo, profumo spettacolare, però Unreal ha quel range di versatilità davvero incredibile. Una fragranza con un iris molecolare, un iris accompagnato da un tocco speziato di pepe nero, da questa parte di pino, una parte legnosa sul fondo che gli dà un'ottima durata, siamo intorno alle 7 ore di durata, con una proiezione moderata ma incantevole, davvero nell'aria lascia una scia incantevole. Buonissimo, Unreal di Kinetic Parfums. Bene, un'altra di quelle fragranze straordinarie. Allora, io ho conosciuto persone che odiano un certo tipo di profumo, lo odiano, cioè quando lo sentono a qualcuno lo odiano, impazziscono, dicono ma come fa a piacere quel tipo di profumo? E gli dico allora, sai che c'è? Sentiti Erba Pura Magica di Sospiro, che non è erba pura ma è Erba Pura Magica di Sospiro. Allora, la situazione con Erba Pura è un po' particolare perché abbiamo Erba Pura in Xerjoff, abbiamo Erba Pura in Sospiro, ovviamente l'originale, la formula originale è quella di Chris Morris, quella di Christian Carbonell, creata per Xerjoff, questo è l'originale. Qui c'è una riproduzione di Erba Pura, mantiene questo nome, ma Erba Pura Magica è un altro tipo di profumo che comunque ha il DNA di Erba Pura, ma è un fruttato più morbido, più rotondo, meno pungente, dalla scia straordinaria, una fragranza davvero incredibile. Per chi conosce il DNA di Erba Pura è qui, non ci discostiamo di tanto, ma la rotondità del profumo, queste note fruttate che non sono più così magari pungenti e leggermente sintetiche, qui diventano più rotonde, più naturali. Non so, sono belle da sentire ragazzi, davvero. Erba Pura Magica di Sospiro, un'altra di quelle fragranze straordinaria. Performance ottima, siamo intorno alle 10 ore sulla mia pelle, con una proiezione fino a 3 metri, davvero incredibile. Quindi Erba Pura Magica di Sospiro, un'altra fragranza super versatile da poterci fare davvero tutto, proprio perché è una fragranza super rotonda. Bene, andiamo avanti. Fragranza che ormai non mi stancherò mai di dirlo, Magnetic Monaco di Viage Fragrances, fragranza graffiante. Questo è un agrumato graffiante, un legnoso, uno speziato, profumo davvero perfetto, con una scia incredibile e un'ottima durata. Siamo anche qui intorno alle 7-8 ore di durata, con una scia stupenda, magnetica, una scia che
conquista chiunque, facile da portare, da utilizzare, una fragranza che te la metti così dalla mattina, poi magari quando non la senti più, dopo tante ore, dopo 4-5 ore, arriva qualcuno che ti dice che buon profumo, ma non mi ricordavo nemmeno di averlo messo, invece no, è sempre lì, pungente, graffiante, ve l'ho già recensita più volte, la conoscete già, Magnetic Monaco di Viage, straordinaria. Bene, un'altra fragranza paurosa, pazzesca, incredibile, Bohème Chic di Marrakesh Imperial. Ragazzi, mi sono completamente innamorato e fulminato di questa fragranza, davvero bellissima. Qui una nota di iris molto dolce, leggermente polverosa, una nota di riso che la rende unica, assolutamente. Una fragranza che è una nuvola di profumo, per quanto è buono, per quanto è soave, ma nonostante queste caratteristiche molto leggere, molto nuvolose, molto soffici, ha una durata mondiale, ha una scia paurosa, fragranza che piace alla stragrande maggioranza delle persone che te la sentono addosso, una fragranza davvero super versatile, puoi farci qualsiasi cosa, proprio per il suo aspetto super leggero che è facile da portare, ma ti può rendere anche super importante, super elegante in un giorno magari del tuo matrimonio, che ne so. Fantastica, anche questa unisex. C'è chi dice no, ma io la vedo un po' più per donna, assolutamente no. Tutte le persone che me l'hanno sentita addosso mi hanno veramente, riempito, proprio vedevi le loro facce che mi facevano i complimenti e dicevano no, buono, questo è buono, sì, è buono, ed è uno di quei profumi che mi è arrivato da poco, quindi immaginatevi. Andiamo avanti. Rubis Imperial di Imperial Parfum. Allora, anche qui facilissimo, un utilizzo veramente semplice perché è una fragranza brillante, una fragranza fresca, una fragranza con questo ginger, con questo zenzero, quindi ha quell'aspetto leggermente vibrante, frizzante, è davvero stupendo. Poi è come se fosse, per spiegarvelo meglio, una fragranza fresca tipo doccia schiuma, tipo Bleu de Chanel, ma con questo tratto un po' più speziato dello zenzero, del ginger, che la rende davvero perfetta, anche perché qui stiamo parlando di un'altissima qualità di materie prime e quindi una durata intorno alle 8 ore, 7-8 ore, con una proiezione un po' più moderata, quindi magari un metro e mezzo di proiezione, però fragranza con cui ci puoi fare tutto. Rubis è una di quelle fragranze stupende che usi così nel day by day, ma anche per occasioni speciali, davvero stupenda. Poi andiamo avanti. Mamma mia ragazzi, Onyx di Al Jazeera. Qui non lo so, si ferma l'orologio, si ferma il mondo, si fermano tutti, perché questo è il profumo di alcuni calciatori che comunque hanno fatto delle interviste, hanno detto che utilizzano questa fragranza, infatti poi è scoppiata. Io grazie a Zor l'ho conosciuta solo quest'anno, però è una fragranza del 2016, fragranza ottima, fragranza che ti dà una vibra speciale, morbida, aromatica, è davvero incredibile. Anche qui abbiamo già la recensione fatta di Onyx, una fragranza con un'ottima performance, a me addirittura dura tutto il giorno, ma tutto il giorno davvero, cioè la sera quando rientro a casa mi tolgo la maglietta e ancora ho l'odore, perché comunque è una colla sui vestiti, un'ottima proiezione intorno al 1,5 metri, fragranza pulita, morbida, aromatica, speziata al punto giusto, con questa rosa che ti dà quella sensazione di pulito, davvero fantastica. Onyx di Al Jazeera, un altro profumone super versatile. E poi ragazzi, Suscepto di Spiritica. E ragazzi, sapete che non sono di parte, anche se amo il lavoro che Dani ha fatto per questo brand, per il suo brand, ovvero Spiritica, però Suscepto, Mango Macumba, Weon, che sono fragranze straordinarie, ma la più versatile per me, con cui potresti farci davvero tutto, è Suscepto. Fragranza fresca, fragranza che ti ricorda questa sensazione di Grecia, ecco,
Fragranza bellissima, secondo me è una di quelle fragranze che, ovviamente essendo anche uno dei best seller della linea, è la fragranza che più piace al pubblico quando sentono la linea di Spiritica. Una fragranza che a me piace indossare davvero sempre, quindi non ho bisogno di pensare all'occasione. Ecco, sono tutte fragranze con cui tu ci devi pensare, le indossi e via, ci fai qualsiasi cosa. E questa fragranza è davvero fatta bene, fresca, luminosa, super aromatica, brillante, leggermente legnosa, bellissima. Suscepto, un'altra di quelle fragranze super versatili per farci davvero qualsiasi cosa. Bene, Paraná di Bois 1920. Allora, sapete che io adoro, che io amo il DNA di questa fragranza. Molti possono dire, ma assomiglia a Creed Aventus, io quando devo spendere tutti questi soldi per Bois compro Creed Aventus, bla bla bla. Allora ragazzi, sono due profumi differenti, sì che hanno delle parti, sì che magari condividono quel DNA che comunque hanno ormai milioni di profumi, però vi ricordo che Bois è una fragranza che è uscita tempo e tempo fa, una fragranza con un DNA più fumoso, più astringente, con un'aurea da gentleman, da superwoman, ok? Perché indossato da un uomo ti dà quest'aurea di gentleman, di eleganza, di pulizia, di fermezza, mentre indossato da una donna gli dà quell'aria di autorità, quell'aria di un po' di mascolinità che a volte è così attraente nelle donne. Quindi Paraná ha un effetto davvero molto particolare e comunque la sua versatilità è davvero super ampia, la si può indossare davvero tutti i giorni, sempre e anche per eventi speciali. È buono, ragazzi. Quando vi dico che è buono, è buono. Bene, ne mancano due. Ai ai ai. Ragazzi, Hammam di Regalienne. Allora, è una saponetta praticamente. Profumo saponetta, cioè a chi non piace l'odore della saponetta, di questa rosa, di quei saponi che usavano le nostre nonne nei bagni. Io mi ricordo quando ero piccolo che mia nonna aveva sempre questa super saponetta, quasi sempre nuova, perché lei, capito, si lavava pure i capelli con la saponetta, perché era fatta così, gli piaceva lavarsi i capelli con la saponetta perché gli dava quella sensazione di, non lo so, dice che lo shampoo non glieli lavava i capelli, vabbè, cose straordinarie che succedono in tutte le famiglie d'Italia e anche nel mondo. Allora, Hammam, l'odore dell'Hammam, quindi quando andiamo a fare il bagno turco, quando entriamo, non so se siete mai stati, ma se sei stato riconoscerai questo odore. È soave, è bellissimo, è una sensazione di pulizia paurosa e vi posso garantire che non c'è cosa più attraente che quando un uomo o una donna sente un odore di pulizia su un'altra persona. Puoi fare qualsiasi cosa. Ecco perché ho scelto queste fragranze, perché il range ovviamente di versatilità è super enorme e anche per un matrimonio, ragazzi. Allora, io l'ho consigliata a un ragazzo che mi ha scritto su Instagram, che mi segue già da diversi anni, ha detto: Rico, io mi sposo, però non voglio niente che sappia di profumo, non voglio niente di super potente, voglio solo essere fresco e profumato. E gli ho detto: ti va di essere anche pulito, non solo che fresco e profumato? Ha detto sì, ok, vai con Hammam. Si è sposato con Hammam, non c'è giorno che mi ringrazia, mi ha inviato addirittura la sua bomboniera qui a casa, grazie, non facciamo i nomi, però ragazzi, Hammam, profumo strepitoso. E poi per finire, bene, l'ultimo, Amalaya di Parfums del Mar. No, vabbè, no, è che qui è difficile, perché questo profumo è così originale che è difficile poterlo accostare a qualcuno, dire se pensate a quel tipo di profumo. No, è un profumo super originale. Qui è una composizione di profumi bianchi, vaporosi, leggermente fumosi, super densi, super attraenti. Ecco, il profumo dei fiori bianchi più attraente che c'è sul mercato è Amalaya, davvero profumo straordinario.
bellissimo, morbido, cremoso, ha una sensazione anche qui di pulizia, anche qui di cremosità, una nuvola di profumo paurosa. No ragazzi, no, mamma mia, è di un buono, di un soave, di un idilliaco che non ve lo potete immaginare se non lo sentite. Quanto è difficile poter descrivere i profumi via camera senza che li potete sentire. È veramente un'arte, bisogna saperlo fare, ma quello che vi posso dire di questo è che dovete andarlo a sentire. Il fiore bianco narcotico Amalaya, ecco, questa è la fragranza. Stupenda, super sexy, super attraente per farci qualsiasi cosa. Amalaya di Helmar. Ragazzi, la classifica è stata super veloce. Di tutte le fragranze avete le recensioni esclusive sul mio Instagram, quindi ve le andate a vedere senza nessun problema, sono tutte recensioni approfondite. Ragazzi, che super top! Scrivetemi nei commenti se qualcuno di voi ha qualcuna di queste fragranze, qual è stata la vostra esperienza, confrontiamoci nei commenti, sapete che vi rispondo. Grazie per essere stato fin qui, intanto ti ricordo di iscriverti al canale se ancora non lo hai fatto e noi ci vediamo al prossimo video.